October bulada kan aga edi aga epusa. Un bambino minchi all'interno del villaggio veniva considerato come portatore di sfortuna e quindi ucciso oppure abbandonato all'interno delle foreste della Valle dell'Omo. Tatari ningebenna gara. Digira turkina ki katti gobaina. Garana no mucarin kan gara intada. እና ማር ስንፈልግ ከተማን ማወቅ ስንፈልግ ከተማ ስኖር ያን ነገር አልጠቀመውም። In questo momento ci troviamo nella Valle dell'Omo, uno dei luoghi probabilmente più affascinanti al mondo, non solo per la sua natura selvaggia e per i paesaggi incredibili, quanto per le comunità che ormai da secoli la abitano. E in questo momento stiamo attraversando il confine tra due territori tribali e ci stiamo dirigendo verso la terra degli Amer, un popolo noto per i suoi riti e per il suo forte legame con le tradizioni, come per esempio il salto dei tori, una cerimonia che a noi potrebbe ricordare in parte il passaggio alla vita adulta di un giovane, ma che qui assume un valore molto più profondo, perché soltanto superando la sfida il ragazzo sarà considerato un vero uomo all'interno del villaggio, quindi potrà sposarsi, gestire il bestiame e assumersi tutte le responsabilità di un vero adulto. In realtà però questa cerimonia è molto più cruda e violenta rispetto a un semplice rito di passaggio, ma non voglio raccontarvi molto. Voglio portarvi in viaggio con noi, quindi immergerci insieme all'interno della loro cultura, viverli e provare magari a capire un po' meglio quello che si nasconde realmente dietro questa cerimonia. Gli Amer sono una comunità di circa 50.000 persone che vive nella bassa Valle dell'Omo, nel sud dell'Etiopia. La loro terra è selvaggia, ma custode di storie antiche che ogni villaggio protegge come un tesoro. La società è organizzata in clan, con ruoli precisi che mantengono l'equilibrio e definiscono la vita di ciascun membro. Ma dietro colori vivaci e l'apparente armonia esistono riti antichi che scandiscono la vita quotidiana, tradizioni dure agli occhi del mondo esterno, ma che per gli Amer rappresentano identità e continuità. Abbiamo deciso di spingerci fin qui, per esplorare da vicino quel sottile confine tra tradizione e modernità, consapevoli che ciò che scopriremo potrebbe cambiare per sempre la nostra prospettiva. Ad attenderci c'è Getu. È lui il ragazzo scelto dal capo della comunità per prendersi cura di noi e guidarci in questa terra. Ci racconta che tra pochi giorni si terrà una cerimonia unica. Un giovane dovrà affrontare il salto dei tori, il rito che segna per sempre il passaggio all'età adulta. Ma quando chiediamo di incontrarlo, quello che scopriamo ci lascia senza parole. Il salto dei tori è riservato a chi è pronto per sposarsi e il ragazzo di cui parla Getu non è affatto un uomo, è un bambino. Appena 9 anni si chiama Tuklu. Decidiamo di incontrarlo insieme a suo padre, l'uomo che ha stabilito che fosse giunto il momento. Vogliamo capire cosa abbia spinto suo padre a prendere una decisione simile e cosa si nasconda davvero dietro questo rito che per Tuklu segna la fine dell'infanzia, prima ancora che abbia avuto il tempo di viverla. Ana wasa utuntaha. Bulano urwasa ana dambini. Gal attene lele tomia mais pon tomais amatabal kon bulais bulan wasa dambi dais wasa pur amatabalin ko madais edana nawu elais kinka kai matai andanal elab ata nanal elabais ena igra uchais uli waki imais sachungu woyon uru fo barante manai dakhari ogo yina isi inda gana kasa bereta man enna oleno gana kandai na amada kuli kandai da kuri ba da woro wasa ena utuntanto ko dadi ena wasa e kegilun. When do you understand when it's time for a kid, for a guy to jump the bulls? Wana asa geba kanna ya getai si bulsa kida wana asa likka keka bocci kina
ke imma na ta ka isa wata ka da ina ise inta ke da o mandar bula bula ayais na andi ponga ka saba de kinil geben ka na non tura gabat kin kada gab ira an walatin e ame da na da busa da ta ka toko ishime walatin ka mai ta ka bulayu ogo sa ta zarsinin yirgiye abidaidu kobar bula da kan aga edi aga e busa aga zarsin bar aga yin kisa boino. Non so se avete sentito, ma il padre di Tuglu ha parlato di Minghi e voglio provare a spiegarvi un po' cos'è, perché in realtà, secondo alcune credenze, non solo della tribù degli Amer, ma un po' di tutti quanti i popoli qui nella Valle dell'Omo, un bambino che nasceva con alcuni senni considerati impuri all'interno dei villaggi venivano considerati dei Minghi. Tra tutti, quando i denti superiori spuntavano prima dei denti inferiori, e quindi un bambino Minghi all'interno del villaggio veniva considerato come portatore di sfortuna e quindi ucciso oppure abbandonato all'interno delle foreste della Valle dell'Omo. Oggi purtroppo, sebbene questa pratica sia vietata, è ancora presente in alcune aree della valle e spesso non è la famiglia a decidere, ma la comunità. Quindi i genitori sono costretti ad abbandonare il bambino per poi avvisare in anonimato le associazioni umanitarie. Queste poi intervengono per recuperare il bambino e provare ad offrirgli una nuova possibilità di vita. Il villaggio degli Amer è un microcosmo di tradizioni antiche. Le donne ne sono il cuore pulsante, crescono i bambini, custodiscono la casa e mantengono in vita il ritmo della comunità. Modellano i capelli in trecce sottili, impastate di burro e ocra rossa, il colore della terra che le sostiene ogni giorno. Oltre ai capelli e ai vestiti di capra che solitamente sono indossati dalle donne anziane del villaggio, c'è un dettaglio che indica la posizione della donna all'interno della comunità, che è la collana, perché in realtà le prime mogli indossano una collana più spessa, quindi una collana che indica che quella donna è la prima moglie di un uomo del villaggio. Per esempio questa donna al mio fianco non la indossa, infatti mi è stato poi confermato che è la seconda moglie di un uomo. E appunto un uomo può avere tantissime mogli all'interno della stessa comunità, l'importante è garantire ad ognuna di esse lo stesso stile di vita. Però la cosa più curiosa è che in realtà anche le donne possono avere delle relazioni extraconiugali, in un certo modo però devono essere quanto più informali e discrete possibile. Cioè che vuol dire? Vuol dire che qualora dovesse magari avere un figlio da questa relazione, sarebbe un problema all'interno della comunità perché creerebbe naturalmente dei conflitti. Quindi in un certo modo esiste questa accettazione culturale verso l'amante, ma deve essere quanto più discreta possibile, e l'uomo, il marito, deve essere riconosciuto sempre come l'uomo più importante del villaggio e della vita della donna. Aman nasal nashadenes edwanate intani kanade nashimmo kono bayne batam hurindi sini kon data agane on kada adon ul intatay katina shayti nan kay atteni na maidan waje wadi yin amat katina shimmo kon kan yayin bashono na shimmo kon nonda. Mentre parliamo, non posso fare a meno di notare le innumerevoli cicatrici che segnano il corpo di molte donne. Non sono semplici ferite, sono simboli di coraggio, appartenenza e resistenza. Eppure, dietro queste cicatrici si nasconde una storia molto più complessa di quanto si possa immaginare. Mi sono un attimo allontanato per cercare di raccontarvi un po' meglio il significato che c'è dietro le cicatrici che le donne Amer portano soprattutto dietro la schiena, perché in un certo modo è legato al rito del salto dei tori. Cosa succede? Durante la cerimonia le donne più giovani si avvicinano ai maza, che sono ragazzi che hanno da poco superato il rito del salto dei tori e che sono alla ricerca di una moglie, per chiedere di essere frustate, flagellate e colpite volutamente. Ma perché lo fanno? Per due ragioni principalmente. Vabbè, la prima è perché vogliono attirare la loro attenzione, mentre la seconda, che è quella più conosciuta, è perché vogliono sostenere l'iniziando, il ragazzo che salterà i tori durante il giorno più importante della sua vita. Un po' come dire: durante questo giorno io ti sono stata vicina, ho sopportato questo tipo di dolore,
Ma perché lo fanno? Perché sperano un giorno che questo gesto venga riconosciuto e ricambiato, specialmente nei momenti di difficoltà. Quindi in un certo modo un'assicurazione per il futuro. Igira taaki haalin hin gedhenna kina katti ana inna shedi kidil igira taalin gedhenna katti danash ais inta gambako inno ana qandat immachonna fir nashatin gara gara igira fir ki katti gobaina garana no micharen qandan gara inta dam maza qanatina milkana nanu zagon giddi maza khalqandan ida abina is wana timirti wabarna is gidi konna ya zaga imbongani imbana sani amidan qandanka damadam zaga namal inta gara gara wangu zagon qanda qanda tamaran na yira gada kaisan na taki kaisan na qabit kanna wusi taki ardono kaisan na ki kayya me wasa dada ku de wage aki. Oggi molte donne Mer possono decidere, essere parte del rito oppure rifiutarlo. E in quella scelta c'è tutto: orgoglio, paura, libertà e il coraggio di cambiare. Proprio come Maria, che ha scelto un destino diverso da quello che la tradizione aveva scritto per lei. ሀይ እንዴት ናችሁ? ማርያ እባላለሁ። የሀመር ልጅ ነኝ። የሀመር ተወላጅ ነኝ። የሀመር ተወላጅ ነኝ። ነገር ግን አለባበሴ፣ የፀጉር አሰራሬ ከነሱ አይገናኝም። እኔ የተወለድኩት ከተማ ነው። ተማሪ ነኝ። ትምህርት ቤት ደግሞ ያ ፀጉር አይፈቀድም። ያ አለባበስ ደግሞ ከተማ ላይ እንደ ብልግና ነው የሚታየው። ያን አለባበስ ምለብስ ከሆነ ያን የፀጉር አሰራር የምትከተል ከሆነ ገጠር ለመኖር ያለብኝ ከትምህርት ከምርቄ ማለት ነው። እና መማር ስለምፈልግ ከተማን ማወቅ ስለምፈልግ ከተማ ስኖር ያን ነገር አልጠቀመውም። አይ ዶንት ላይክ ብቻ አልፈልግም። ምክንያቱም እኔ ማወቅ ነው የምፈልገው። ከተማ አልገረፍም። መገረፍ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ነው። መገረፍ አልፈልግም። እኔ ላይክ በቃ ከሰውነቴ ምንም እንዲነካ አልፈልግም። ለዛ ነው ከተማ መርጬ ከተማ ይኖር ያለሁት። እንደነሱ ፀጉሬ ማልሰራው እንደነሱ ማልለብሰው ለዛ ነው። አዲስ አበባ ከተማ ጥሩ ነው። አይን ጥሩ ነው። አስፋልቱም አለ፣ ቤቶቹም አለ፣ ጥሩ ቤቶቹም አለ። ያ አይደለም ግን ውስጡ አለ ሰዎች ጥሩ አይደለም። Take a look here in my village. No rich and no poor people. All are all the same. So the rich people and the poor people are evaluating in my village because of love. Love is everything. No one is above, no one is below here. He say like that. Restiamo a parlare ancora un po' con il capovillaggio, mentre dall'altra parte del villaggio la cerimonia prende vita. Le parenti del giovane si esercitano nei canti che intoneranno durante il rito. La sorella maggiore guiderà il coro e sarà la prima a sottoporsi al rito della flagellazione, simbolo di sostegno e coraggio. Ogni gesto, ogni nota ha un significato preciso, celebra l'inizio del nuovo percorso di vita del ragazzo e rafforza i legami familiari e comunitari. Nell'aria si percepisce un'energia palpabile, una tensione mista eccitazione. Oggi, per Tuklu, tutto cambierà. Adesso cerco un attimo di spiegarvi quello che sta succedendo in mezzo a tutto questo caos, perché sono appena arrivati in Mazza dai villaggi vicini. Chi sono? Sono ragazzi che hanno recentemente passato il rito del salto del toro e in questo giorno sono venuti a sostenere l'iniziato, quindi in questo caso il ragazzo che salterà. Ma la cosa più particolare è che adesso tutte le donne si stanno avvicinando a loro chiedendo di essere flagellate, di essere colpite. Ed è una scena piuttosto surreale, mentre dall'altra parte Tuklu si sta preparando per la cerimonia, quindi direi spostiamoci di là per non perdercela.
il momento tanto atteso è finalmente arrivato. La folla si sposta in un'area pianeggiante vicino al villaggio, dove sono radunati i tori a seconda della ricchezza della famiglia del ragazzo. Tuklu appare nudo, come vuole la tradizione. Gli Amer credono che il salto debba essere compiuto senza vestiti. È il simbolo del distacco dall'infanzia e della rinascita come uomo. Tuklu fissa i tori concentrato, ignorando il resto della folla. Sul suo volto si legge una miscela di determinazione e paura. Una paura che forse nemmeno lui comprende appieno. Deve attraversare i tori in 2 passaggi, andata e ritorno, per dimostrare di essere pronto alla sua nuova vita. Posso dire che mi sento emozionato, perché comunque così piccolo ma allo stesso tempo così coraggioso a, come dire, ad affrontare comunque un rito così importante di fronte a così tante persone, giovane età, non è da tutti. Tuklu ce l'ha fatta. Dopo giorni di attesa e riti è finalmente diventato un uomo. Nei prossimi giorni seguirà Imaza, imparando a cacciare, a difendere e a guidare. Per lui oggi comincia una nuova vita. Nel villaggio invece la festa continuerà per giorni. Danze, canti e risate riempiranno l'aria. Per noi invece è tempo di partire. Lasciamo questo luogo con il cuore colmo e la sensazione che in qualche modo anche noi siamo cambiati. Assistere al rito del salto dei tori è stata un'esperienza che va oltre la semplice documentazione. È stato un viaggio nell'anima di un popolo che, nonostante il tempo e le pressioni del mondo moderno, continua a difendere ciò che è la propria identità. Qui ho capito che i riti di passaggio non sono solo tradizioni, sono il modo in cui una comunità insegna ai propri figli cosa significa crescere, appartenere e diventare parte di qualcosa di più grande. Eppure, di fronte a certe pratiche come la flagellazione e il coinvolgimento di bambini così giovani, le risposte non arrivano. Sono gesti lontani dal mio modo di vedere il mondo, troppo distanti per essere compresi fino in fondo. Ma forse non serve capire tutto, forse basta ascoltare, osservare e accettare che non tutto debba rispondere ai nostri criteri. Questo non significa che non possiamo porci domande, anzi, è proprio il dubbio che ci guida. Lasciare la Valle dell'Omo significa portare con sé molto più di immagini e ricordi. Significa tornare con una consapevolezza più profonda. Comprendere una cultura non significa condividerla, ma imparare a guardarla con rispetto e con il coraggio di porsi domande. Domande che forse non avremo mai una risposta definitiva. E va bene così, perché a volte è proprio il dubbio a renderci umani.